Buongiorno, buongiorno. Sono molto emozionata, grazie Claudio, anche se con una presentazione così vi sono antipatica subito. Possiamo magari dire che avendo qualche decennio in più di lui ho fatto qualche cosa in più, niente di speciale. Vi parliamo quindi delle 4 I per la creatività e la diversità. Cominciamo dalle prime 3. La prima è innovazione, la quale innovazione non può che nascere dall'intuizione e l'intuizione, per fortuna, qualche volta genera l'invenzione. È importante capire, dobbiamo chiederci come far interagire queste 3 I, come capire quali sono le connessioni che le fanno animare una vicino all'altra, perché bisogna poi facilitare la creazione. E in questo contesto ci siamo chiesti qual è il ruolo della diversità per liberare la creatività. Intuire, come quasi tutte le nostre parole, lo sapete, sono di origine latina. Intuire significa entrare dentro con lo sguardo e quindi cercare di capire da dentro di che cosa stiamo andando a parlare. Ma l'intuizione non è soltanto quella cosa che sembra un po' fredda, che viene dal cervello, e non è nemmeno solo poesia e immaginazione, è proprio un modo di lavorare della nostra mente. E la nostra mente non funziona così, non funziona come un computer, per fortuna. Non siamo ancora sostituibili da un computer. La nostra mente funziona, per quelle che citava prima Claudio, per tag, per parole chiave. Se io oggi adesso vi dico giallo, qualcuno di voi ha pensato al sole, qualcuno allo zafferano, qualcuno avrà pensato a un girasole, qualcuno alla maglia che si voleva comprare ieri, non lo so, perché la nostra mente funziona per collegamenti, per fortuna, ripeto. Questi collegamenti possono essere in qualche modo collegati, un po' con le nostre sinapsi, un po' con la nostra creatività, un po' con l'intuizione e generare quindi creatività. Ci sono strumenti, per chi si occupa di questo mestiere, c'è il brainstorming, che è la capacità di, è una modalità di generare in gruppo nuove idee, nuovi pensieri, nuove proposte. E ci sono alcune regolette, quelle che ho segnato: bisogna avere il focus sul tema che vogliamo gestire, non bisogna interrompere proprio per lasciar fluire la creatività e le idee, non bisogna giudicare, non bisogna interpretare, bisogna lasciare andare avanti la creatività. L'altra parola, invenzione, anche questa di origine ovviamente latina, da invenire, cioè trovare, cercare e trovare. Che cos'è? Grazie all'invenzione abbiamo la creatività, oppure quella che adesso si chiama serendipity, ovvero trovare qualcosa per caso, per fortuna. Qualche cosa sì, ho citato Marconi, ma pensate a Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo ha scoperto l'America per serendipity, cioè per caso. La sua idea era di andare in India, come sapete. Ed è un elemento, ma non è sufficiente, ci arriviamo. L'innovazione, altra parola banale, la parola nova, ci fa capire trovare, cercare qualcosa di nuovo. E innovazione, secondo noi, deve essere senza scuse, non ci devono essere freni all'innovazione, perché è con il nuovo che riusciamo a crescere. E deve essere semplice, sostenibile, sicura, consapevole, competitiva e inclusiva. L'intuizione, lo diceva Einstein molto meglio di me, la mente funziona solo se è aperta, come un paracadute. E arriviamo al paracadute, appunto, a proposito di intuizioni. La prima intuizione del paracadute l'ha avuta Leonardo da Vinci, guardate quando, 1485. Ci sono voluti 400 anni perché si fosse fatto davvero il primo paracadute. E si è fatto uguale, identico. E da lì, quindi dall'intuizione, è venuta fuori poi l'innovazione che viene utilizzata. Altra innovazione, la mela di Newton, gli casca la mela e capisce e pensa come farla diventare una legge, la legge di gravità. C'è un'ulteriore condizione che è essenziale, che è quella di poter andare un pochino fuori dagli schemi, perché se siamo imbragati dentro i soliti schemi, la creatività viene compressa. E qui arriviamo alla quarta I. Ai noi, ma voglio dire, vogliamo avere la speranza di poter cambiare. La nostra scuola è così. La nostra scuola è terribile. Se pensate a un bambino di 6 anni, incastratelo
in un banco, incastrato è la parola giusta, per tutta la mattina, qualche volta per tutto il giorno. Ma come potete sperare e pensare che lui, lei, all'improvviso diventi creativo? Gli avete spento per i primi anni della sua vita tutto ciò che era la creatività. Si può fare di meglio. L'istruzione, diceva Ivan Illich, forzosa, spegne la voglia di imparare. Ancora più divertente Mark Twain quando dice: per fortuna sono riuscito a fare in modo che la scuola non interferisse con la mia istruzione. È comico ma rende bene l'idea del concetto che voglio dire, così è meglio. E l'avete visto sicuramente questo film, purtroppo è mancato di recente, ma queste sono le cose che a noi interessano, che la scuola si può provare a cambiare. E si può provare a cambiare, siamo in tempi di spending review, diceva Claudio prima. Si può provare a cambiare anche senza spendere niente di più. I nostri ragazzi in tasca uno smartphone ce l'hanno, a casa hanno un computer. I nostri docenti sono un pochino più faticosamente adattati a questo metodo. Cresceranno, soprattutto ci sarà prima o poi il cambio di generazioni e i ventenni di oggi saranno docenti domani e dovranno rivoluzionare, spostare quei banchi, farli diventare qualcos'altro. Anche fisicamente l'aula non ha senso che resti tale, perché imparo quello che contemporaneamente un bambino sta scrivendo su internet in Australia o in Islanda, è indifferente. Questo ve ne parlerà subito dopo Ivan, quindi non vi racconto, ma questa esperienza bellissima di un Coder Dojo alla Camera, la faccia di questo bambino vi dice tutto, ma vi dirà Ivan di più. Io ci conto e credo che davvero sia la soluzione per migliorare il paese, perché i bambini ci sono, ne abbiamo tanti, belli, carichi, grintosi, basta non mettergli una pietra in testa, altro che soffitti di cristallo della galanteria che usava Claudio prima. Tra l'altro faccio notare qui in prima fila c'è un posto occupato proprio per ricordare le donne che non ci sono più per colpa di femminicidio. Questa frase: se vedo, dimentico, se leggo, pochino ce la faccio, ricordo, ma se faccio, imparo. Ed è questa la cosa, bisogna fargli fare le cose ai bambini, non da docente a aula. Bisogna mettere insieme sicuramente le nozioni, sono importanti le informazioni, per carità, non è che vogliamo dei bambini ignoranti, le nozioni gliele diamo volentieri, ma bisogna utilizzare metodologie formative che lasciano aprire questi ragazzi alla loro creatività per valorizzare anche la loro diversità, perché la diversità c'è in ognuno di noi, come in queste mele trentine, c'è in ognuno di noi, siamo ognuno per fortuna fortemente diverso dall'altro, per genere, per storia, per cultura, per competenze, per passioni, per amore. C'è chi sa fare salto in alto, c'è chi sa fare salto in lungo. Ogni persona porta un suo proprio valore e la scuola ha l'obbligo, proprio deve avere l'obiettivo di valorizzare il valore di ognuno di questi. Si parla di ecosistemi, questa è un'altra foto trentina, fantastica, questa regione è bellissima. L'ecosistema che Darwin definiva in un altro modo, ogni ambiente ha il suo ecosistema, l'ecosistema si basa proprio sulla valorizzazione della diversità. È sulla diversità che dobbiamo spingere per far sì che si parta dall'intuizione, l'invenzione, l'innovazione e l'istruzione. Ci fermiamo qua? Forse no. Credo ne possa servire una quinta, ma questa è un'altra storia, ne parleremo in un altro thread. Grazie.